Il concept del progetto nasce dall'idea di uno sviluppo naturale e organico degli interventi precedenti. Di base si è partiti dallo studiare il rapporto fondamentale fra forma dell'intervento, strutture portanti e funzionalità degli ambienti. Per fare questo si è pensato fondamentalmente alla vocazione scientifica di IRET, che ci ha stimolato l'idea di lavorare quasi su un processo biologico come di gemmazione delle cellule su un organismo genitore. Questo ha portato a fare delle scelte come delle addizioni autonome e distinte per ciascun corpo che si innestano liberamente sull'esistente. La cosa ha generato infine un gioco di pieni e vuoti dall'alternanza proprio dei volumi e degli spazi esterni sia coperti che scoperti. L'altro aspetto fondamentale del concept è quello estetico e comunicativo dell'intervento. Partendo sempre da uno studio dell'identità consolidata di IRET e di Tecnopoli, si è arrivati a una valutazione di quello che è l'immagine coordinata dei loghi istituzionali, cercando di andare oltre le consuete applicazioni su web, su carta intestata, usando i colori istituzionali come linguaggio dell'intero corpo edilizio. Quindi come in una sorta di cromoterapia si è usato il viola, che è quello riferito alla rete dei Tecnopoli, come tema portante dello spazio incontri esagonale. Gli infissi, le superfici opache e traslucide, sia vetrate che non strutturali, eccetera, sono tutti viraggi di questo colore. L'arancio che è quello che caratterizza il Recognize Your Brain, è il tema delle superfici esterne del corpo spazi relax. E infine le strisce verticali a 8 colori della rete alta tecnologia sono il tema della stecca dei laboratori che riprendono l'ampliamento del 2020. Quindi in sintesi si tratta di un insieme di forme semplici in aggregazione libera e di forte linguaggio espressivo. La sfida è stata gestita su più piani. Sul livello di sostenibilità ambientale si è lavorato per raggiungere una classe energetica A4, che è la più alta rispetto a un ideale consumo zero per quanto riguarda un lavoro di ampliamento di un esistente. Ci sono stati aggiunti 27 kW di fotovoltaico a quelli preesistenti, si sono utilizzati impianti a pompa di calore, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Altro aspetto fondamentale di sostenibilità ambientale è la scelta di soluzioni costruttive a secco. Per avere un cantiere veloce, pulito e poco impattante sull'attività del centro, si sono scelte delle strutture a telaio metallico, dei pannelli prefabbricati sia per chiusure esterne che partizioni interne e in generale un altro aspetto fondamentale è lo studio dei corpi di progetto di tipo monopiano a copertura piana, uguali a quelli esistenti, questo con lo scopo di contenere le volumetrie e far dialogare al meglio con il paesaggio pedecollinare. Ma esiste un grado ancora più avanzato di sostenibilità che è quello dell'ambito sociosanitario. Si è partiti dal progetto regionale di ricerca sul wellness cognitivo per studiare uno spazio dedicato all'attività di Recognize Your Brain, dedicato al benessere di soggetti fragili, per esempio malati di Alzheimer o bambini o anziani, nonché anche alla ricreazione degli operatori interni al centro. A questo scopo sono stati creati gli spazi protetti che siano il più possibile in dialogo con il verde circostante, per cui si tratta di parterre esterni, come anche di spazi interni con ampie vetrate a tutta altezza, dotati di materiali e colori tenui, forme accoglienti, quindi un approccio dolce a quella che è questo insieme di terapie e di ricerca. A questo scopo saranno dotati gli spazi di attrezzature per ginnastica leggera, di strumenti percettivi di tipo tattile, visivo, uditivo, quindi schermi video, impianti sonori diffusi, eccetera. E in generale si tratterà di un ambiente praticamente in contatto e in scambio diretto e continuo con il territorio, dove la ricerca e l'inclusione sociale per la prima volta dentro IRET vanno in parallelo, al fine di garantire il benessere psicofisico come risultato di un innesco che cerca di sperimentare nuovi spazi umani che non siano più di segregazione ospedaliera, ma che siano di partecipazione quotidiana.